Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Dimash, ho visto che ha pubblicato un nuovo video i giorni scorsi, questo video si intitola Tao Ishinde, è una canzone che è già stata pubblicata diversi mesi fa in un video più lungo, un video ufficiale, che mi sembra di capire che sia proprio un mini cortometraggio come è solito fare lui. Non l'ho ancora visto, quindi magari lo approfondirò più avanti. Mi mancano altre canzoni che sono uscite di Dimash nell'ultimo periodo, però adesso cercherò di recuperare. Fatemi sapere come sempre nei commenti se avete delle richieste particolari. E adesso però andiamo ad ascoltare questa versione, diciamo, breve e sentire questa canzone che non ho mai ascoltato prima, quindi l'ascolterò per la prima volta insieme a voi. Prima di iniziare però vi chiedo per favore, se vi va, di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi. Se volete, come sempre, potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. E vi ricordo anche che c'è il mio corso di canto online su Patreon, trovate il link qua sotto in descrizione, in cui troverete video didattici, spiegazioni, esercizi per allenare la voce e vi accompagnerò passo per passo per esercitarvi al meglio. Ora andiamo subito ad ascoltare Tao Ishinde. Men kelem tavışında күнделетіп аймақты көңірінді бөлеңдетіп астымда ақ боз адам сылаң қағып шалтақтап қолақтарын елеңдетіп ақ боз ат менің тұлпарым шалқыған көңіл сұңқарым көкірек керіп жұттым мен ауаның жазғы жұпарын ау сүмбілі жаш тәтті сөзің қара көзің білгейсің келгенімді жалғыз өзің тәтті сөзің қара көзің білгейсің келгенімді жалғыз өзің Ok, interrompo un attimo, poi se volete come sempre vedere il video originale senza interruzioni lo trovate qui sotto in descrizione, però vorrei interrompere per fare alcuni commenti. Allora, intanto è un video molto leggero, mi piace vedere Dimash in questa versione perché in effetti lui è diventato famoso ai primi tempi soprattutto per le interpretazioni strazianti, sempre un po' drammatiche, sofferenti, che vedo che comunque continua a portare avanti perché è una parte, diciamo, del suo modo di esprimersi e quindi ci sta. Però a volte può essere un po', un po' eccessivo, no? Cercare sempre questa pesantezza, no? Quindi ogni tanto un po' di leggerezza fa sempre bene, no? E lui che ha una vena pop molto evidente, perché lo si vede anche da altri suoi brani, che ha una passione per il pop, non solo per la musica classica, non solo per le contaminazioni, ma il pop è una cosa che ricorre, no? È una cosa ricorrente appunto nei suoi pezzi e questo è assolutamente un pezzo pop con tante sfumature, però, come sempre, no? Perché appunto gli piacciono le contaminazioni e lui ha questo modo di cantare sempre questo simil lirico, diciamo, che però è molto lontano dalla voce lirica del tenore d'opera, no? E qui si sente ancora di più questo distacco dalla tradizione classica, ok? Perché la sua voce è ancora più immersa in un genere moderno, appunto, no? Anche nella tecnica vocale, no? È molto più leggero rispetto a un tenore d'opera che ha una voce molto più piena, molto più potente, molto più più forte. Lui qua è molto più delicato, molto più leggero, appunto, nel modo di cantare. Però è efficacissimo, funziona benissimo ed è molto bravo nel gestire appunto questi suoni a massa sottile, no? Questi suoni leggeri,
sempre però in modo appunto molto bilanciato, ok? Quindi sempre una padronanza del mix, assolutamente, un grandissimo senso del timing, ha molto groove questo brano, mi sembra che sia in kazako, fatemelo sapere anche voi nei commenti, ma mi pare di sì, avevo fatto una piccola ricerca prima su Google, la canzone è in kazako, devo capire bene il significato delle parole perché ho messo appunto i sottotitoli automatici, però mi devo soffermare un po' sul testo, adesso stavo ascoltando più la sua voce. Tutto comunque molto ben fatto, molto orecchiabile, molto efficace, il video molto carino, no? Abbiamo queste coreografie, no? Molto colorate, e anche questo dà una sensazione di leggerezza, di spensieratezza che funziona molto bene, e anche molto radiofonica come canzone, e poi anche un po' buffa, no? C'è un po' questa ironia, no? Di questi ballerini con la faccia, diciamo, di cartone col volto di Dimash, insomma è una cosa abbastanza divertente, no? Andiamo avanti, ascoltiamo la parte successiva. Еркелеп басар аяндай тербетіп даусым ауаны таңылдап қалқып баяулай. C'è sempre questa atmosfera un po' etnica. Secondo me c'è anche qualche strumento, probabilmente qualche strumento kazako. Adesso io non li so riconoscere perché non sono così esperto, però fatemi sapere anche voi nei commenti se effettivamente è così. Però sì, è un'atmosfera molto popolare, no? Come se fosse quasi una festa etnica, no? Un momento di convivialità, no? Anche proprio nel ritmo, negli strumenti, nella melodia, nell'arrangiamento, insomma mi dà un po' queste vibes, no? Un po' di festa di paese, no? Molto bello, funziona molto bene, è molto, molto efficace. Magari adesso andiamo avanti fino alla fine e poi analizziamo meglio la tecnica vocale di Dimash, perché è veramente molto interessante. Andiamo a sentire. Білгейсің келгенімді жалғыз өзің тәтті сөзің қара көзің білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Ok, un po' folle questo video, fatemi sapere anche voi nei commenti il significato, poi probabilmente vedendo il video lungo, diciamo per intero, magari è anche un po' più chiaro, no? Anche tutte queste immagini, queste cose che succedono un po' strane, però molto divertenti. Però al di là di questo mi interessa appunto analizzare la voce di Dimash. Ho già fatto tanti video sulla sua vocalità, ho approfondito, diciamo, analisi tecniche sulla sua voce in numerosi video che trovate tutti sul mio canale. Però qua adesso cerchiamo di capire cosa fa in questo brano in particolare, ok? Quindi adesso andiamo a analizzarlo nei dettagli. Ascoltiamo da capo e vediamo alcune cose. Ok, qua è partito con un soffiato, questo, ok? Questi soffiati già non sono banali, ok? Normalmente lui fa dei soffiati molto più acuti e molto più delicati, no? Fa questi suoni molto sottili, no? Quasi femminili. Qua invece cerca un timbro un po' più virile, un po' più maschile, appunto. Ma questo soffiato come si fa? Intanto c'è
l'apertura praticamente delle corde solo di uno spiraglio, no? Solo di un triangolo posteriore, quindi se le corde sono addotte, dietro si apre un triangolino, un buchino, e quindi già questa cosa non è banale da fare, perché bisogna mantenere una buona adduzione e poi creare questo leggero sfiato. Allo stesso tempo bisogna trattenere l'aria, no? Sembra un controsenso, però non dobbiamo spingere aria in avanti, no? Dobbiamo trattenerla, quindi avere una sensazione sempre un po' di apnea in un certo senso, per evitare poi di sprecarne troppa. Noi dobbiamo creare un effetto soffiato senza sfiatare troppo. Ok? E questa è una cosa che richiede tecnica. Poi subito dopo va verso un suono più addotto, quindi l'aria diciamo sparisce e va su questo suono più addotto che immediatamente finisce, no? Su queste note più alte, più acute. E se nella prima parte, no? E qua sembra quasi un falsetto, ma in realtà è in M1, quindi la corda è spessa, ma appunto c'è questo effetto sfiatato. Quando invece fa la nota acuta, lì le corde si assottigliano. Fa un po' questa cosa qui, no? Qui in realtà non è in voce piena, non è questo, ma qui le corde sono già sottili. Questo è già un suono, possiamo dire, girato nel senso più classico del termine, nel senso che lì proprio è a corda sottile, ma non è in falsetto comunque, no? Non è né pieno né falsetto, è una via di mezzo, ok? Possiamo chiamarlo voce mista, no? Poi abbiamo detto che in realtà il mix appunto si può muovere sia tra la voce piena e il falsetto, no? A comando, però in questo caso è proprio un suono abbastanza controllato, no? Intermedio anche come intensità. Non mi dà la percezione di una pienezza assoluta, ma neanche la percezione del falsetto. Ok? E anche questa è una cosa che richiede una certa coordinazione, no? Perché soprattutto, no, i principianti farebbero questo girando oppure spingendo, no? E lui non fa né l'una né l'altra cosa. Questo, ok? Quindi lui poi in questa cosa cerca un po' un suono vagamente lirico, no? Inscurendolo un po' con la risonanza della bocca, ma in realtà qui è assolutamente un suono moderno, esattamente come l'ho fatto io adesso. Io non sono un cantante lirico, non ho mai studiato canto classico, quindi non saprei fare una versione più, diciamo, più lirica di questa frase, però sentite come l'ho fatto io, assomiglia molto a quello che ha fatto lui, e io ho un'impostazione moderna. Anche lui ha un'impostazione moderna che, diciamo, in certi casi va a imitare, va a, diciamo, avvicinarsi verso un atteggiamento più classico, ma mantenendo la sua impostazione moderna che gli permette di avere quella versatilità vocale, quella, diciamo, quella gamma dinamica che è richiesto appunto dai generi che fa, che sono molto contaminati con la musica moderna, in tutti i sensi, ok? Ed è una tecnica microfonica la sua, mentre il canto classico ha una, diciamo, l'esigenza di cantare senza il microfono, no? Quindi quello che fa lui è sempre funzionale anche poi al tipo di performance che deve fare, no? Perché poi dal vivo dovrà usare il microfono, no? Quindi è tutto funzionale a tutto ciò che fa, sia nelle sue performance in studio, sia nelle performance dal vivo, ok? Comunque, andiamo avanti. E poi sentite come quando scende la nota lui rimane su con la posizione, non fa, non torna giù nel petto, rimane sempre in consonanza mista. Ok, scusate, sto dicendo parole a caso perché non so il testo e non so il kazako, quindi sto imitando un po' i suoni che fa lui, però per farvi capire, no? Quindi questa è un'altra cosa molto importante su cui lavoro spesso con i miei allievi, di mantenere l'aggancio della voce sempre in alto, anche e soprattutto se la nota scende, perché sennò lì succede che la voce cede verso il petto, cede verso la gola, si appesantisce e poi non riesce più a tornare su e non riesce a dare una continuità timbrica. Lui è molto bravo a gestire tutto in mix, sempre, no? Che siano note basse o che siano note alte, sono sempre tutte allo stesso
livello, sullo stesso piano. Questa è un'altra cosa che richiede un certo tipo di lavoro tecnico, un atletismo che non è automatico, non è immediato, è una cosa che si costruisce, non è neanche naturale. Lo dico sempre poi anche ai miei allievi, questa è una cosa che si impara a fare. Non è una cosa che magari qualcuno istintivamente riesce per imitazione o perché è predisposto a farlo più facilmente di altri, ma è una cosa che si impara. Cioè, ho dovuto insegnare al mio corpo a farlo, perché prima io non lo sapevo fare. Allenandomi sono riuscito a imparare a farlo, e vedo anche in tanti allievi che all'inizio non riescono, poi con i giusti esercizi riescono poi a ottenere questo tipo di controllo della voce, che all'inizio diventa una cosa un po' difficile da gestire, e poi a forza di esercitarsi diventa sempre più facile, no? Comunque andiamo avanti. астымда ақ боз адам сылаң қағып шалтақтап құлақтарын елеңдетіп ақ боз ат менің тұлпарым шалқыған көңіл сұңқарым көкірек керіп жұттым мен ауаның жазғы жұпарын Comunque anche in queste parti qua è sempre agganciato nello stesso punto, ok? Se ci fate caso non scende mai giù veramente nel petto, ok? Questo è molto importante se volete cantare, ma non solo se volete imitare Dimash, ma in generale se volete imparare a cantare bene, ok? Questa è una cosa fondamentale. Le note basse devono comunque stare agganciate su, ok? In modo da non farle sprofondare troppo, ok? Molto bello anche il vibrato che fa, ok? E se avete difficoltà col vibrato, io parlo ai cantanti ovviamente perché io sono un insegnante di canto, quindi spero che ci siano cantanti che mi seguano e che vogliono imparare, no? Anche se non siete cantanti ma volete provare, assolutamente è una cosa che potete fare. Il vibrato, se non vi esce istintivamente, potete disegnarlo, diciamo, col gesto, no? Col gesto della mano o del dito, no? Perché vi aiuta a visualizzarlo, perché deve essere un vibrato ritmico. Se non c'è questa regolarità, chiaramente poi traballa tutto, no? Faccio una parentesi sul vibrato. Questa è una cosa che diciamo mi è venuta in mente, ne stavo parlando con un allievo l'altro giorno. Una delle prime lezioni di canto che ho fatto da allievo con un insegnante di canto classico, perché quello c'era a disposizione, mi ricordo che mi era stato detto, io ho chiesto ma il vibrato come si fa? E mi era stato risposto il vibrato è una cosa che esce naturale, che esce da solo nel momento in cui la respirazione è diciamo controllata, no? Io non ho mai capito questa cosa, in effetti secondo me è veramente una cosa sbagliata da insegnare, perché è una cosa che ho sentito spesso soprattutto dai cantanti classici, che il vibrato esce naturale. Magari se ci sono cantanti lirici che mi seguono, fatemi sapere che vuol dire questa cosa, perché sinceramente il vibrato che sento anche dai cantanti lirici è un vibrato costruito, è un vibrato controllato, ma è controllato attivamente, muscolarmente, cioè c'è un movimento del corpo, in questo caso un movimento, un'oscillazione della laringe, che se lo faccio proprio molto evidente, si vede proprio qualcosa che si muove qui, e un'oscillazione anche del sostegno, no? E quindi che crea dei sobbalzi sul diaframma. Quindi può essere un vibrato di questi due tipi, a volte un vibrato misto in cui ci sia un lavoro della respirazione e un lavoro del laringeo proprio, un movimento che io controllo fisicamente, no? Quindi il vibrato naturale secondo me non esiste. Ovvio che deve sembrare naturale, che deve sembrare una cosa proprio libera, senza forzature, che esce quasi da sola, no? Ma è una cosa che controllo io, decido io quanto vibrare, con che frequenza, con che ampiezza, con che modalità, ok? Quindi questa è una cosa che ci tengo a precisare, perché il vibrato bisogna allenarlo, ok? Non è una cosa che esce spontanea. Ad alcuni magari viene più istintivo. Io ho imparato comunque abbastanza istintivamente a vibrare imitando i cantanti che mi piacevano, che vibravano parecchio, però alcuni vedo che fanno più fatica a trovare questa libertà, no? Ma ci si lavora e è una tecnica che si allena come tutte le altre, no? Andiamo avanti. Тәтті сөзің, қара көзің, білгейсің
Bilgeysin gelgenimde жалғыз өзің Тәтті сөзің қара көзің Білгейсің келгенімді жалғыз өзің Ән салдым есіп майда Poi alterna sempre i soffiati in certi punti quando gli serve, però qua in questa seconda strofa è un po' più pieno. Beh, è sempre comunque nella stessa posizione di prima, non si è spostato di equilibrio, ma qui cerca un suono un po' più addotto e anche un pochino più pieno. Vediamo che nota è, tra l'altro. È un fa diesis, non è neanche una nota altissima, è una nota media, diciamo, di passaggio comunque, quindi una nota che va saputa gestire, soprattutto per i timbri più baritonali, ma anche per i timbri tenorili. Diciamo, queste note di passaggio non sono mai scontate, non vanno date per scontato, perché vanno controllate, appunto, non vanno forzate, essendo una zona proprio delicata del passaggio. Andiamo avanti. Qoyanday, yerkelep basar ayanday Тербедіп таусым ауаны Таңылдап қалқып баяулай Ау, сүмбілі жаш Тәтті сөзің, қара көзің Білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Vabbè, qua comunque si ripete il ritornello, abbastanza ripetitiva come canzone, ma perché è una canzone che deve essere appunto orecchiabile, no? Quindi non ci sono molte altre cose da dire a livello tecnico in questa parte. Al massimo posso lodare le doti di Dimash come ballerino, perché è anche molto bravo nel muoversi, no? E nel gestire questa coreografia in maniera molto molto efficace. Vediamo se ci sono altre parti dopo che mi sono dimenticato di analizzare, però direi che più o meno ci siamo. Білгейсің келгенімді жалғыз өзің Тәтті сөзің, қара көзің Білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Bella, ecco, questa parte finale molto carina perché fa il ritornello ma con una leggerezza maggiore, no? Fa un po' questa cosa qui, e quindi sia giocando un po' col soffiato sia con la dinamica riesce a dare questo senso più di intimità. E lui mi piace sempre veramente tanto quando gioca con una dinamica piano e pianissimo, è molto espressivo, riesce a trasmetterti, no, quel senso proprio di intimità, ok? E alla fine, dopo questo soffiato, sembra quasi tornare su un timbro più quasi baritonale, no? Con questo suono più corposo, più pieno, più scuro, ok? Quindi gioca un po' con i contrasti proprio, no? Questa è una gestione proprio dei colori della voce perfetta, no? Senza fare grandi virtuosismi, no? E mi fa piacere questa cosa che Dimash, diciamo, su brani di questo tipo più leggeri non cerchi il virtuosismo a tutti i costi, cerchi più appunto la leggerezza anche nella voce, perché sennò poi diventa un po' un marchio, no? Il fatto che tu sei un cantante virtuoso e quindi devi per forza fare l'acuto, il virtuosismo. In realtà anche queste cose che sembrano semplici, che ha fatto qui in questo video, in realtà abbiamo visto che non lo sono, no? Non sono così semplici come sembrerebbero. Poi una volta che uno impara a farle, sì, diventano abbastanza semplici, ok? Ma non sono banali, ok? Quindi mi fa piacere, insomma, che ci sia questa ricerca più della semplicità, ecco, senza perdere l'efficacia, appunto, sia del brano sia della sua performance vocale. Quindi molto bravo. Mi fermo qua, magari approfondirò altri video su Dimash. Fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su di lui. Se vi è piaciuto questo video vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi. Se volete potete anche abbonarvi per ricevere appunto contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Vi ricordo di nuovo il mio corso di canto online su Patreon, trovate il link qua sotto in descrizione, e se volete potete anche scrivermi in privato per essere seguiti tramite lezioni individuali per lavorare direttamente sulla vostra voce. Ci vediamo al prossimo video, ciao!